Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, praticamente io e Ciodacca, ossia Ciolo, abbiamo deciso di fare un esperimento. In definitiva, ci siamo comprati una scheda video data per rotta, non funzionante, e vogliamo fargli il reflow, ossia con aria calda andare a sistemare le microsaldature che si sono rotte durante un utilizzo intensivo ad alta temperatura, per ripararla e avere una scheda video che duri un mese, 2 mesi, altri 3 mesi al massimo, roba così, in modo da avere un muletto da poter utilizzare in caso succeda qualcosa alle nostre schede video. In questo caso specifico abbiamo trovato una 7870 HD di AMD. Ecco qua. Che il venditore, come vedete nell'immagine, la dava per non funzionante e doveva essere riparata. Acquistata a 20 euro, con presa di spedizione 30 euro. Quindi adesso niente, adesso vediamo, vi faccio vedere come si smonta e successivamente partiamo con la riparazione. Allora ragazzi, per eseguire questa riparazione ci servirà un set di cacciaviti, i pad termici e la pasta termica. Allora, questo pad termici e pasta termica vi servirà in fase di montaggio. Ci servirà anche un pezzo di Scottex o carta igienica con un pochettino d'alcol per pulire, che adesso vi farò vedere. Un paio di guanti in lattici male non fanno per isolare l'attrezzo la scheda video che andremo a prendere in mano dalle correnti elettrostatiche che può generare il corpo. Ci servirà il phon che spara aria calda, quello da elettricista, che possiamo trovare su Amazon per 15-20 euro, oppure potete anche usare un forno, ma andremo a vedere il sistema con il phon noi. E niente, iniziamo.
Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine del video. Come vedete la scheda video si è accesa, però c'è stato un problema. Praticamente non funzionavano le ventole e quindi la scheda video dopo un po' è andata in protezione termica. Abbiamo provato a riavviare per vedere, le ventole ancora non partivano ed è andata ancora in protezione termica. Quindi ci sarebbe da cambiare anche le ventole oppure l'alimentazione delle ventole, ma sinceramente per una scheda così vecchia e così di poco valore non vale la pena. Ha preso posto nel mio muro perché io avevo già una 7870 HD che adesso vi faccio vedere, che è questa, che è questa praticamente, quella che abbiamo tentato di mettere a posto oggi è finita sopra il muro. E niente, questa funziona, l'abbiamo messa a posto per come riuscivamo e questa adesso è funzionante. Quella là, niente, prende il posto che aveva preso questa quando non funzionava e sta lì nel muro. E niente ragazzi, esperimento riuscito al 50%, però sappiate che con questa ha funzionato. Volevo portarvi il video di farne funzionare un'altra, ma vabbè, almeno apprezzate la sincerità che non ho tolto quella dal case e ho messo questa per fare bella figura. Ok ragazzi, enjoy!